Benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi ti raccontiamo di ombre un po' sbiadite, in un ritorno piacevole ma non del tutto soddisfacente. Da cultore dell'ampio e sottovalutato scenario doom metal italiano, chi ha scritto questa recensione ha un'opinione favorevole verso l'Impero delle Ombre. Oltre al loro ottimo impatto sul palco constatato di persona, la band dei fratelli Cardellino si segnala soprattutto per il suo secondo album, I Compagni di Baal, del 2011. Scoperto molti anni fa, si tratta di un piccolo capolavoro nel suo genere, sia per sonorità che per composizione. E i testi evocativi che formano il concept, ispirato all'omonima miniserie di culto francese del 1968, lo rendono molto suggestivo. Con queste premesse, le aspettative erano altissime quando pochi mesi fa abbiamo avuto l'opportunità di recensire il seguito dei Compagni di Baal, ossia Racconti Macabri volume 3. Aspettative che però sono state rispettate solo in parte. Purtroppo l'Impero delle Ombre non è riuscito a replicare la magia del predecessore, anche a dispetto dei quasi 10 anni passati tra le due uscite. Un lasso di tempo ben più che sufficiente per impostare tutto a puntino nei minimi dettagli. Ma Racconti Macabri va nella direzione opposta. Il problema principale è proprio l'apparente fretta o, in alternativa, la poca attenzione con cui il lavoro è stato realizzato. Lo si sente in primis nella registrazione. Al contrario dei Compagni di Baal, che suonava pulito e professionale, il suo successore è stato prodotto in maniera molto sporca e grezza. È giusto un gradino sopra al livello demo. Ciò si adatta poco a una band col nome e il genere dell'Impero delle Ombre. E anche a livello stilistico, Racconti Macabri a tratti risulta carente, colpa di una certa indecisione da parte del gruppo. Il doom metal è la base, ma a volte pende più su toni oscuri e horror, mentre altrove assume influssi hard rock che strizzano l'occhio agli anni 70. In un incrocio che di suo potrebbe anche funzionare, ma non sempre questo obiettivo riesce al gruppo. Più che una mancanza di impegno da parte dell'Impero delle Ombre, forse quest'ultimo difetto è da imputare a quello che è il vero problema del disco, la sua discontinuità di ispirazione. Lo si percepisce soprattutto in una scaletta altalenante, in cui figurano anche un paio di picchi in negativo. Sono in particolare il Sabba, con diversi passaggi interessanti ma poco coesi tra loro, e soprattutto Incubo ad Dunwich, che non si rivela solo né carne né pesce, poco decisa se essere una ballad o un pezzo più duro. La sua pecca principale, che mescolando parole italiane, inglesi e parole tratte dall'opera di Howard Philip Lovecraft, risulta un po' cacofonico. Per fortuna, questi brani condividono il disco con alcune fiammate ben riuscite. Si possono citare la lunga ma incalzante e intensa Il cimitero delle anime, la truce ed umi Marmo freddo, la sentimentale Verso l'abisso. 3 brani ottimi in mezzo a tanti in maggioranza buoni o almeno discreti. E quanto basta per adagiare Racconti Macabri volume 3 su livelli di indiscutibile piacevolezza, ma non per portarlo più in alto. Neppure le varie ospitate famose, come ad esempio Steve Sylvester e Bud Ancillotti, ci riescono. La maggior parte del disco scorre godibile, ma non lascia il segno. Tutto ciò sarebbe positivo per una band all'esordio, ma dall'Impero delle Ombre si può e si deve pretendere di più. Non diciamo che dal prossimo disco ci aspettiamo un altro I Compagni di Baal, per quanto non si possa mai dire. La speranza però è che il gruppo guidato dai fratelli Cardellino possa ripetersi sui livelli almeno ottimi che ha nelle proprie corde. Se anche serviranno altri 10 anni, per quanto noi speriamo meno, la classe dell'Impero delle Ombre deve tornare a brillare di nuovo al massimo delle sue possibilità. Voto di Heavy Metal Heaven 72 su 100. Per oggi abbiamo finito. Se ti è piaciuto questo video metti il like, condividilo e commentalo. Iscriviti al nostro canale e clicca sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Puoi trovarci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Pinterest. Ci vediamo la prossima volta!